Oaklin V10. Ragazzi, ma quanto è bello questo idropulsore! Partiamo da una premessa, io solitamente non utilizzo gli idropulsori, questo perché un po' per abitudine tendo a utilizzare il filo interdentale, ma lui ragazzi no, lui lo sto praticamente utilizzando tutti i giorni e non solo io, visto che in famiglia me lo rubano un po' tutti e non credo di poterne fare più a meno, almeno finché non uscirà una qualche evoluzione. A differenza del V1 già recensito, di cui potete trovare il link qui in alto a destra, il V10 ha un costo di circa 60 euro. Vi lascio comunque tutto qui in descrizione, anche perché il produttore offre dei pacchetti per comprare anche lo sterilizzatore Oaklin S1, di cui potete trovare la recensione già nel canale. Ed è un prodotto che, esattamente come il V1, è pensato sia per l'utilizzo casalingo che per i viaggi, ma a differenza del primo ha un paio di differenze sostanziali. Innanzitutto la capacità del tank è di 200 ml, che sono più che sufficienti per diverse sessioni di spazzolamento. Ha una batteria di enorme durata e in confezione vengono fornite diverse punte in base all'utilizzo che ne facciamo. Ha 5 modalità di pulizia e il timer che ci indica di cambiare arcata. Quindi che volete di più? Che faccio il caffè? No, anche perché il caffè macchia i denti e noi non vogliamo i denti macchiati. Giusto? Giusto, andiamo avanti. Nella confezione, che si presenta già molto bene con questi colori pastello, troviamo l'idropulsore, che tra poco andremo a vedere più da vicino, il cavo tipo C per la ricarica e i 4 ugelli. Per quanto riguarda la sua efficacia, vi posso dire che io personalmente utilizzo il V10 prima dello spazzolino elettrico per andare a togliere il grosso dei residui di cibo che si trovano tra i denti dopo aver mangiato e non ho assolutamente nulla da segnalare. Rimuove tutto senza alcun tipo di problema e il fatto che possiamo scegliere la potenza del getto fa sì che quest'ultimo non sia mai violento né scomodo da utilizzare, quindi da questo punto di vista, almeno per quanto mi riguarda, è super promosso. Parliamo di pro e contro e direi di iniziare con l'estetica. Raga, lo vedete anche voi, è bellissimo e infatti ha vinto anche il Red Dot Award 2021. Personalmente mi piace da morire ed è proprio bello da tenere in bagno così per guardarlo e basta, senza utilizzarlo. Ma a parte questo, che è comunque un giudizio soggettivo, il pregio più grande è l'assoluta e totale cura del prodotto. È curato in ogni minimo dettaglio. Partiamo dalle testine. Ce ne sono 4 in confezione e sono tutte diverse perché destinate a diversi utilizzi. C'è l'ugello standard, quello per la pulizia della lingua, quello per la pulizia dell'apparecchio e persino una punta un po' più sottile dedicata alla pulizia delle tasche parodontali e dei ponti dentali. Onestamente non ho mai visto questo tipo di dotazione per un idropulsore. Le testine poi si agganciano al V10 tramite questo pulsantino a sgancio rapido, così come il tank per permetterci di ricaricarlo. Andando sul davanti del prodotto troviamo il tasto d'accensione e attivazione dell'idropulsore e subito sotto il selettore della potenza, dove abbiamo 5 modalità: intenso, standard, delicato, pulsazioni e on demand, il quale non è altro che una sorta di colpo singolo per andare a pulire in maniera selettiva. Qui nella parte bassa troviamo l'ingresso per la ricarica via tipo C. Bravi, finalmente qualcuno che lo ha capito. E per finire c'è questa cinghia che ci permette di avere un'impugnatura super sicura del prodotto. Anche se vi ho detto una piccola bugia e riguarda il tank. È vero, possiamo ricaricarlo da sotto, ma guardate la figata. Qui sulla parte alta c'è questo bottoncino che sembra essere un fermo. In realtà si apre e ci permette di ricaricare l'acqua dall'alto e sfruttare tutti i 200 ml di capacità. Ragazzi, ma di che stiamo parlando? Questa cosa è geniale. Brava Oaklin per queste soluzioni super smart. Oltre a tutto ciò è presente una batteria da 1400 mAh che ci consente di arrivare a circa 30-40 giorni di utilizzo e la batteria scarica ci viene indicata da questo piccolo anello che diventa rosso quando è arrivato il momento di ricaricarlo. E infine ha una discreta portabilità, quindi direi che c'è ben poco da aggiungere. Parlando di difetti, onestamente dopo oltre un mese di utilizzo le uniche cose che mi hanno fatto un po' storcere il naso sono 3. Essendo un prodotto da viaggio mi sarebbe piaciuto avere un piccolo tasto di blocco per evitare accensioni indesiderate. È vero che è fondamentalmente anti
anti-leak, ma qualche goccia nel tubicino rimane sempre. Poi non c'è un case da viaggio a differenza del V1, ma mi rendo conto che in questo modo diventerebbe un po' troppo ingombrante. E infine, tra le varie punte, direi che quella per la pulizia della lingua non è così efficace e anzi ho rischiato più volte di morire affogato nell'acqua. Forse la lingua conviene ancora pulirla come si è sempre fatto, ovvero o con lo spazzolino o con il nettalingua. Detto questo, cosa dire ragazzi? Questo V10 mi ha convinto sotto ogni punto di vista e per il prezzo a cui viene venduto non posso che consigliarvi l'acquisto ad occhi chiusi. Purtroppo non è sempre disponibile su Amazon e per questo vi lascio il link direttamente dal sito ufficiale dove si può acquistare il V10 da solo o fare dei bundle per risparmiare un po' di soldini. Ok, con il video di oggi è tutto, io spero di esservi stato utile e se così fosse lasciate un like e iscrivetevi per sostenermi e far crescere il canale. Mi raccomando, lavatevi sempre i denti e un saluto dal vostro igienista. Ciao!